Benvenuti sul mio canale. Il progetto che vi propongo oggi è questo poncio a una punta che si può usare benissimo come coprispalle. La punta si può tenere sul davanti, si può tenere da un lato o dall'altro. E ho voluto realizzarla, e penso che questo sarà l'ultimo progetto invernale, ho voluto comunque realizzarla con questo filato dai colori che richiamano un po' le stagioni fredde, ma l'avevo in casa e ho voluto finirlo. Voi potete benissimo realizzarlo con qualsiasi altro filato, cotone, viscosa, se volete qualcosa di più leggero. Io appunto l'ho fatto in acrilico, anche perché sebbene la stagione va avanti e si riscalda, magari su un giubbino un po' leggero, se non vogliamo più mettere i cappotti, un coprispalla, un poncio pesante ci può dare una mano per non sentirsi troppo leggeri o scoperti. È un progetto facilissimo, il punto si svolge su due righe di lavorazione, praticamente non bisogna fare altro che una striscia e poi unirla. Detto questo, vi lascio il materiale e poi la spiegazione dell'accessorio. Per questo progetto ho usato questo filato che ho preso alla Chicche, che sono una catena di bazar che esistono nella mia zona, ed è un acrilico 100%, un po' pelosetto, un po', vedete, un po' pelosetto, un po' irregolare e sfumato. Lo vendono in gomitoli da 100 grammi l'uno per circa 215 metri di prodotto. Io per fare il poncio ne ho usati 2 gomitoli, cioè 200 grammi. L'ho lavorato con un uncinetto del numero 8, dopodiché avremo bisogno di qualche marcapunto, un metro da sarta, una forbice e un ago da lana. Ora vi mostro il punto che ho utilizzato, vi farò un piccolo campione con un filato non peloso a tinta unita che si vede meglio. Lo farò piuttosto velocemente. Se volete la versione più approfondita vi rimando al punto fantasia numero 27. Vi lascio il link nel box informazioni. Ora, detto questo, premesso che il punto di cui avremo bisogno si sviluppa su un multiplo di 5 più 1, io ho già montato 26 catenelle che sono un multiplo di 5 più 1, dopodiché ne faccio una aggiuntiva per tornare indietro, entro nella seconda catenella a partire dall'uncinetto e faccio quello che è il mio primo punto alto, cioè io faccio punto basso su punto basso, dopodiché andremo a ripassare tutte le catenelle che abbiamo a disposizione a punto alto, quindi faremo un punto alto per ogni catenella che abbiamo montato. Quindi io ho montato 26 catenelle, dovrò avere 26 punti alti. Ci vediamo quando ho finito di fare tutti i punti alti. Ripassata tutta la catenella a punti alti, giro il mio lavoro, vado a fare quello che va in sostituzione del mio primo punto alto. Dopodiché rientro nello stesso punto di base e faccio altri 2 punti alti. Ne dovremo avere un totale di 3. Dopodiché mi sposto, conto 1, 2, 3, 4, 5, nel quinto punto utile e faccio un ventaglietto di 5 punti alti, tutti nello stesso punto di base. Filo sull'uncinetto, entro ancora nel quinto punto utile e vado a rifare la stessa operazione. Entro nel quinto punto utile e mi faccio i miei 5 punti alti tutti nello stesso punto di base. Vedi qua è avanzato qualcos'altro. Filo sull'uncinetto e di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, entro nel quinto punto utile, vado a rifarmi il mio ventaglietto di 5 punti alti, 5 punti nello stesso punto.
Di nuovo filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a farmi il mio ventaglietto di 5 punti alti. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, entro nel quinto punto che è anche l'ultimo e vado a finire con 3 punti alti. Praticamente la riga dei ventaglietti la inizieremo e la finiremo sempre con 3 punti alti. Fatta la riga numero 2, la riga numero 3 consiste nel ripassare tutti i punti a punto alto, quindi farò punti alti per ogni punto utile. Quindi lì avevamo l'inizio di 3 punti alti, ne ho fatti 3 punto su punto. Qui c'è il ventaglietto di 5 punti alti, ne faccio 5 punto su punto. Ripassata tutta la riga di punti alti non dovremo far altro che girare il lavoro e ripetere tutto dalla riga numero 2. Praticamente in questo punto è composto da 2 righe, una riga di soli punti alti e una riga di ventaglietti. Il primo e l'ultimo saranno di 3 punti ciascuno, mentre tutti quelli che sono in mezzo saranno di 5 punti ciascuno. Detto questo, vi vado a spiegare come ho fatto la mia striscia per fare il poncio. Praticamente il poncio ha una punta, è una striscia. La striscia misura 40 cm per 120. L'ho lavorata dalla parte dei 40 cm, quindi dalla parte più stretta. Per avere 40 cm ho montato 46 catenelle con questo filato e un uncinetto del numero 8. E ho lavorato fino a quando sono andata a raggiungere i 120 di larghezza. Voi valutate, dovete prendere una misura che ci stiano anche le braccia dentro, quindi se avete dei dubbi prendete la misura e fate la striscia più adatta alle vostre misure. Detto questo, dovremo andarlo a cucire. Per cucirlo dobbiamo fare una cucitura dal rovescio del lavoro, quindi per dritto io intendo la parte dei ventaglietti dal dritto. Mi sembra più bella. Quindi avremo la riga di punti alti che viene dal rovescio, i ventaglietti l'avremo dal dritto. Quindi, siccome dovremo cucire dal rovescio, dovremo mettere dritto con dritto, il dritto verso di noi. Dopodiché prendiamo un lato corto dall'altra parte e lo appoggiamo sul lato lungo in questa maniera. Quindi rifacciamo: qui ho il mio lato lungo col dritto sopra, questo è il lato lungo, vado dall'altra parte, prendo il lato corto. Il dritto deve essere dentro, quindi deve toccare col dritto che abbiamo sotto e lo appoggio in questa maniera col lato lungo. Dopodiché vado a sistemare qualche marcapunto, qualche spillo per tenere il lavoro a pari. Lo sistemo e poi ci vediamo per cucirlo. Cosa ho fatto? Ho fissato un marcapunti all'inizio, tenendo bene il tessuto a pari, un marcapunto alla fine. Dopodiché ne ho sistemati alcuni in mezzo, tentando di tenere, cioè cercando di tenere le due parti belle omogenee. Quindi il risultato che abbiamo ottenuto, facciamo finta che sia cucito, è questo. Qui abbiamo il lato dritto e di qui abbiamo creato la punta. Ora prendiamo ago e filo ed andiamo a cucire. Tolgo il primo marcapunti perché tanto non mi serve più. Entro nel primo punto utile del pannello e nel primo punto utile dell'altro pannello, dove prenderemo il punto intero, praticamente tutte e due le costine dei punti.
faccio un nodo per non perdere l'inizio del filo, dopodiché entro dalla parte che sono uscita, prendo il punto intero e il punto intero di qua, sono uscita di qui e rientro di qui, mi prendo il punto intero di tutti e due i lati, rientro dalla parte dove sono uscita e vado avanti così fino a quando sono arrivata all'ultimo marcapunti. Ci vediamo quando ho finito la cucitura. Sono arrivata all'ultimo punto e ora vado a fare rientro, vado a fare un punto per fermare, un punto asola, dopodiché andrò a nascondere la codina tra i punti. Io qui ho tagliato un'esagerazione di filo, facciamo in questa maniera. E vado a nascondere il filo tra i punti. Ci vediamo quando ho nascosto tutte le codine. Dopodiché andremo a vedere la vestibilità di questo accessorio sul manichino. E anche questo progetto è finito. È veramente un progetto velocissimo, facilissimo, che adatto a chi ha le prime armi o che ha poco tempo da dedicare all'uncinetto. Veramente con poche ore si riesce a realizzare un accessorio molto molto utile e anche sfizioso. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e condividete. Fatemi sapere poi nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà ad ogni novità che pubblicherò. Inoltre nel box informazione vi lascio tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video!